Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo Mattino Milan del 25 settembre del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto Simo, come diciamo A chi? sempre, a chi ci mette like, a chi ci commenta i video, a chi è iscritto al nostro canale, a chi è abbonato a 2,99. Grazie ragazzi del supporto, continuate a farlo che presto, prestissimo, c'è un'enorme sorpresa per voi, per tutti gli abbonati, e quindi non vediamo l'ora di svelarvela e continuate ad abbonarvi, a supportarci. Assolutamente sì, perché il premio non è proprio cioè, non regaliamo una maglietta, tanto per intenderci. Harry, non è proprio una robina. Vabbè, lo vedrete nei prossimi giorni. Qualche fortunato lo vincerà. Ma noi vediamo se vinciamo uno stadio, Henry. Chissà se oggi vinciamo uno stadio in condivisione, o quantomeno oggi è uno dei primi passaggi in teoria, lascio un micro dubbio perché in realtà adesso vi spiego il perché. In teoria oggi si dovrebbe discutere in Consiglio Comunale a San Siro quello che è la delibera per l'acquisizione da parte di Milan Inter del comparto stadio, che ovviamente non riguarda soltanto lo stadio di San Siro, ma la zona in sé, per poi edificare lo stadio nuovo, abbattere quasi nella totalità il precedente e costruire al suo posto le strutture accessorie, eccetera, eccetera. Ora, abbiamo 2 consigli comunali a disposizione, o meglio hanno, non noi. Il 25 settembre, oggi, e il 29 settembre. Dopodiché scadono i termini, indicati dalle società, peraltro, quindi non da noi. Ieri pare che comunque ci siano stati dei passaggi che potrebbero inficiare la seduta di oggi, ma ne dava conto il consigliere Monguzzi, riguardanti alcuni passaggi nelle varie commissioni che non sarebbero ancora stati fatti, e quindi senza quei passaggi licenziati in commissione non ci sarebbe la possibilità oggi di discuterla in consiglio. Però io onestamente la materia la conosco fin lì, cioè io in teoria sarei qua a parlare di calcio, io non so come dirlo, non di strutture comunali, non strutture nel senso stadio. Sì, ormai sei diventato esperto, nel senso che il brutto degli ultimi anni del Milan è stato che da giornalisti sportivi siamo diventati anche probabilmente in parte giornalisti economici, giornalisti politici, giornalisti comunali, insomma, siamo diventati architettonici, cioè veramente di tutto, perché abbiamo dovuto davvero affrontare tanti temi diversi. Questo dello stadio, insomma, è protagonista, è stato protagonista e secondo me sarà protagonista anche nel prossimo futuro, anche perché manca poco davvero, Simo, a una sorta di resa dei conti finale, definitiva su Milano. A meno che poi non si vada di nuovo fuori Milano, le cose fuori Milano vanno bene, ma poi ritorna il pensiero di Milano, un po' come è andato ultimamente, no? Siamo partiti 2019-20 con Milano, il nuovo San Siro, poi dopo tutto il dibattito pubblico, no, abbandoniamo Milano, andiamo a San Donato, e prima da soli, e poi no, serve qualcuno che ci aiuti a farlo, e ritorna l'Inter, ma l'Inter San Donato no, e allora ritorna a Milano. Cioè, arriveremo prima o poi ad una resa dei conti, Simo. Cioè, speriamo, perché non se ne può più da un certo punto di vista, eh. Ora, prevengo la domanda, passa o non passa? La risposta è boh. Mi scuserete, non è molto giornalistica, ma come fa a vedere anche il Corriere della Sera Milano quest'oggi, che ha fatto addirittura lo schemino dell'aula con chi sì, chi no, chi indeciso, chi boh, ne servono 25 per farla passare, 24 sono per il sì, ne balla quindi uno che dovrebbe passare o dagli indecisi al sì o dal no al sì. Quindi capite bene che veramente balla un voto, forse 2, non di più. E quindi fare delle previsioni al mattino del 25 è praticamente impossibile.
Cioè dovremmo stare nella coscienza di chi cambia quest'oggi è una propria decisione, magari uno non aveva espresso o semplicemente aveva dato il parere contrario. Quindi attendiamo ragazzi, non possiamo fare altro. Vi ricordo ancora una volta che non si sta decidendo se compriamo una mezzala o compriamo, che so, un portiere di riserva in più o in meno, ma stiamo decidendo il futuro del calcio a Milano, vero? Del Milan, che ci interessa di più, non per 5-6 anni, ma per i prossimi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, eccetera, eccetera. Quindi ci andiamo a mettere a San Siro con l'Inter, con le probabilità che Sì, arrivati decenni. vedremo, Simo, vedremo. So che molti tifosi avrebbero preferito uno stadio in solitaria, probabilmente era anche l'idea di Gerry Cardinale, che voleva trovare a tutti i costi in questo senso un partner per fare lo stadio, perché già se acquisti una società valutata 1,2 miliardi e più o meno la metà adesso, senza entrare troppo in percentuali, eccetera, della liquidità, tra virgolette, per acquistarla arriva da un vendor loan della proprietà precedente, capiamo che sia anche difficile a quel punto fare lo stadio di punto in bianco in solitaria, no? Cioè il dubbio poteva già venirci. Cercava un partner, lo ha cercato più volte, non l'ha trovato, l'unico partner possibile, sia per diciamo il Milan che per l'altro partner stesso è appunto l'Inter, che probabilmente in questo momento storico altrettanto non avrebbe le forze di fare uno stadio in solitaria, no? E quindi ci colleghiamo per altri 50-100 anni, non lo so, poi magari tra 3 anni arriva uno sceicco, ci compra 2 miliardi e ne mette un altro per fare uno stadio da solo, non lo so, a Sesto. Ni. Perché nella delibera firmata, una delle due società, almeno una delle due, garantisce che rimane a Milano, a San Siro, per i prossimi 15 anni, facendo giocare in quell'impianto le partite casalinghe della propria squadra. Quindi, in Ah, teoria, o tutte e due, o almeno una delle due deve rimanere. Non possono andarsene entrambi. Quindi, magari saremo noi, che ne so, tra 5 anni ad andarcene, chi lo sa. A parte che tra 5 anni non so neanche se c'è ancora già lo stadio. Quindi. Però questa è la situazione al momento. Sappiamo che magari non è calcio questo, ragazzi, me ne rendo conto. Magari può anche sembrare noioso e annoiante parlare di queste cose, ma se tra virgolette facciamo tutti un passo indietro e la vediamo diciamo così, quasi da spettatori, capite bene l'impatto che può avere una questione del genere sul futuro della propria società. E futuro vero, perché vuol dire introiti, vuol dire il tuo posto a San Siro, vuol dire i prezzi di San Siro, vuol dire i prezzi dei giocatori che vai a comprare magari con una disponibilità diversa, vuol dire competitività sul campo, vuol dire tante cose lo stadio. Non vuol dire semplicemente, ah, che bello, è nuovo, ci sono i bagni nuovi, bello, rispetto a San Siro. È ovvio, è una cosa positiva nel caso, ma non è soltanto quello, è molto, molto, molto di più. E perdonatemi la chiosa, poi andiamo al calcio, anche per tanti altri è molto, molto, molto di più che non una semplice struttura. Va bene, andiamo avanti. A proposito, oggi facciamo un focus sul Corriere, perché oggi il Corriere ha scritto anche questo. Le regole di Max, Henry. Si parla italiano, pranzo insieme, tutti a tavola e non si sta con telefoni e compagnia cantante, cravatte, che è la cosa migliore che altro che abbia fatto. No, scherzi a parte, perché ce li ricordiamo i giocatori, tipo ad esempio quando sono andati a firmare avevano la necessità di vestirsi in maniera decorosa, che male non fa, non sposta niente e non è un discorso da boomer, è un discorso di buona educazione, non per altro. Al di là di come il discorso di mangiare tutti insieme a tavola, è un discorso che se sei un gruppo lo sai sempre, non quando ti metti no, la ma un maglietta e giochi discorso 90 Simo, minuti. da gruppo squadra di calcio, cioè non serviva l'anno scorso, ti ricordi?
la dieta di Conceição, il bastone più della carota, non funziona così, cioè non è che se sei un sergente per forza di cose le cose funzionano, dipende sempre dal gruppo che ti trovi di fronte. Magari questo è un gruppo di ragazzi giovani che ha bisogno di alcune regole, ok? Perché se sei in un gruppo è giusto che ci siano ed è sacrosanto che ci siano, ma devono essere regole, non diktat della serie appunto bastone, carota, solo bastone, sergente di ferro, eccetera, eccetera. Non mi sembra che Max sia questa sorta di generale, no? Nei confronti del gruppo. Quante volte abbiamo visto i video di lui con i giocatori della Juventus ai tempi, negli anni in cui scherzava, rideva, giocava di fatto con loro. È una questione di sapersi integrare in un gruppo, saper gestire un gruppo attraverso delle regole, non delle direttive rigide. Ecco, c'è tutta la differenza del mondo nel saper quali regole applicare ad un gruppo. Che tipo di regole, quanto ferre, quanto meno ferre, quanto insomma insistenti, fa differenza, cioè non è semplice gestire un gruppo, non è uno scherzo. Max in questo è stato sempre eccezionale, forse il suo vero talento, mi verrebbe da dire, no? Più che, ancora di più che l'organizzazione difensiva, ancora di più che la gestione del campo, ti direi proprio la gestione del gruppo, cioè il trasformare qualsiasi gruppo in una squadra, perché l'ha sempre fatto, dove è andato. Henry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura di questo mattino Milan, ovviamente molto legato allo stadio, peraltro mi è arrivata appena adesso una news che in extremis oggi si riunisce anche la commissione che discuterà le parole dell'avvocato Toffoletto, che per chi non lo conoscesse è quello che ha redatto diciamo così, era il super esperto del comune che doveva dare un parere positivo o negativo al comune per la vendita anche in base a quello che sono le squadre, le loro catene di comando, eccetera. Morale, risponderà in extremis, quindi alle criticità sollevate dal Comitato Legalità presieduto da Nando Dalla Chiesa sulle catene di controllo appunto di Inter e Milan che insomma nella relazione non erano proprio iper chiare, tutt'altro. Insomma, ma perché non sono stati dati documenti dalla società che ne dimostravano la completa chiarezza. E quindi, insomma, giornata lunga, Harry, ci ritroviamo alle 13 alle 16. Sì, ci ritroviamo più tardi, continuate a seguirci a Lunch, al Talk, dobbiamo parlare anche della curva che oggi si riunisce, capire quale sarà il futuro, anche perché, eccoci qua, anche perché il primo giocatore, direi, a parte che l'ha fatto Allegri, l'avevamo fatto anche Anche nelle parole Gabbia. pre-post partita, qualcuno l'ha fatto. Mm. Qui però prese di posizione social, che ormai è come fare una dichiarazione, lo sappiamo, soprattutto per i personaggi pubblici, presa di posizione importante da parte di Mike Maignan, che insomma, questa tra l'altro era la sua foto del rinvio nell'anno dello scudetto, di lui che rinvia, no, con questa luce che entra da San Siro, e scrive manca, perché è vero, perché certe partite le vinci con la curva, certe partite lo stadio ti deve spingere. Finora ha spinto poco, finora è stato quasi più la squadra che con quello che ha fatto in campo ha provato a coinvolgere un po' lo stadio. Deve anche succedere il contrario, se no le coppe non credo arrivino. Se si vuole arrivare alle coppe serve anche lo stadio. Grazie, Henry, ciao. Ciao, 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 a dopo.